Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, lo spazio dove raccontiamo il mondo dello spettacolo con calma, rispetto e un ritmo chiaro, perfetto anche per chi ascolta in text-to-speech. Se vi piacciono gli approfondimenti lunghi e curati, ricordate di mettere mi piace, iscrivervi e, se volete sostenermi in modo diretto, cliccare su Unisciti. Il vostro supporto rende possibili storie come quella di oggi, dedicata a due nomi che amate tantissimo, Can Yaman e Dimet Özdemir. Negli ultimi giorni l'attenzione del pubblico si è riaccesa intorno a loro, complice una serie di segnali che hanno fatto parlare. La nuova fase personale di Dimet dopo il divorzio da Oğuzhan Koç, le frequentazioni con Can che si sono fatte via via più visibili, e soprattutto un gesto scenografico che ha acceso l'immaginazione dei fan, un enorme invio di fiori raggiunto direttamente sul set dove Dimet sta lavorando. È davvero la prova di un ritorno di fiamma? O si tratta di cortesia tra persone che hanno condiviso una storia importante, professionale e non solo? Mettiamo ordine, rispettando i confini privati ma senza rinunciare a raccontare ciò che si vede. Partiamo dal contesto. La separazione di Dimet da Oğuzhan Koç ha inevitabilmente riaperto le domande sulla sua sfera affettiva. Dimet ha reagito con la misura di sempre, poche parole, grande centralità al lavoro, una comunicazione social asciutta, dominata da backstage, letture di copione, video dai corridoi degli studi, istantanee notturne fuori dal set. Nessun proclama, nessuna polemica, la scelta di affidare alla costanza professionale il compito di raccontare il proprio momento. Proprio dentro questa sobrietà, ogni segnale non ordinario ha iniziato a pesare di più. Entra così in scena Can Yaman. Per chi li ha seguiti ai tempi di Erken Çikus, l'intesa tra i due non è un mistero. Una chimica scenica che ha segnato un'epoca e un'eco di stima reciproca rimasta intatta nel tempo. Le strade si sono poi divise, nuovi contratti, nuove città, lingue diverse, set internazionali, ma l'attenzione del pubblico non ha mai smesso di cercare punti di contatto. E negli ultimi giorni, quei punti si sono moltiplicati, orari di pubblicazione ravvicinati, like sobri ma significativi, una coincidenza di locali frequentati che i fan più attenti hanno mappato con cura, fino al gesto che ha dato il titolo a centinaia di commenti, i fiori recapitati a Dimet direttamente sul set. Di che gesto parliamo? Non di un mazzo qualsiasi, ma di una composizione importante, di quelle che si notano anche in un ambiente abituato alle sorprese. Colori caldi, biglietto custodito con discrezione, un ringraziamento essenziale da parte di Dimet nelle stories, niente nomi, nessuna posa, solo la didascalia di una persona che preferisce proteggere ciò che conta. Eppure, il tam tam è partito subito, è stato Can, è il loro modo di dirci che ci sono, non servono parole quando ci sono i gesti. È davvero così? Possibile. Ma prima di correre, conviene respirare e leggere la scena per quello che è. Un segnale di attenzione arrivato in un momento in cui l'attrice ha scelto di mettere il lavoro davanti a tutto. Attorno ai fiori si è mossa una rete di amici comuni. Fonti vicine sostengono che la cerchia ristretta di entrambi guardi a questa ritrovata vicinanza con favore, descrivendola come sana, misurata, costruita su fiducia e rispetto. Non si parla di trionfi plateali, quanto di tempo condiviso, pause pranzo delicate, trasferimenti in auto lontani dal caos, serate tra pochi invitati. Chi li conosce parla soprattutto di fiducia, la capacità di rispettare i confini, di proteggere i giorni no, di non trasformare ogni gesto in contenuto. Sul fronte social, la partita è raffinata. Dimet Özdemir resta coerente con la sua linea, mostra il mestiere, il trucco tolto in camerino, il riscaldamento vocale, la gioia di una scena venuta bene. Can Yaman, dal canto suo, alterna scatti di allenamento, momenti di set e qualche inquadratura di città che qualcuno ha provato a geolocalizzare senza successo. Tra le due timeline, però, si sono insinuati rimandi sottili, una canzone ripostata a distanza di minuti, una frase su chi ti sta vicino quando non serve dirlo, due foto con luce identica uscite a qualche ora di distanza. Coincidenze? Forse. Ma le coincidenze, quando si sommano, diventano narrazione. Il capitolo Amici è decisivo. I racconti che arrivano da chi li frequenta parlano di un'atmosfera positiva sin dall'inizio, sereni, non in difesa,
attenti a non scivolare nei vecchi errori, dice chi li ha visti di recente. Nessuno dei due, raccontano, vuole trasformare questa fase in una sceneggiatura da feed. L'idea è semplice e adulta: rallentare, togliere il superfluo, ritagliarsi spazi dove poter essere persone prima che personaggi. In questo schema, il gesto dei fiori sul set acquista un valore quasi paradigmatico, non un colpo di scena per le telecamere, ma un modo per dire ci sono dentro alla quotidianità vera, quella fatta di table read, prove e check. C'è anche un lato che riguarda i fan. Le community si sono spaccate tra romantici entusiasti e realisti prudenti. I primi vedono negli indizi la conferma di una storia che non si è mai spenta, i secondi ricordano che esiste una dimensione privata che merita protezione, anche quando i protagonisti sono amatissimi. In mezzo, la maggioranza chiede una cosa sola: serenità per entrambi, quale che sia il nome da dare a questo legame. È un passo avanti culturale non banale. Significa trattare gli artisti come persone, non come personaggi a nostra disposizione. Sul piano professionale, la bussola resta puntata su una rotta precisa: prima il lavoro, poi il resto. Questo non significa freddamente archiviare i sentimenti, ma riconoscere che sono proprio le scelte professionali a dare stabilità alla vita di chi fa il nostro mestiere. Dimet ha più volte dimostrato che la sua priorità è la qualità dei progetti. Khan ha imparato, negli anni, a calibrare la propria presenza pubblica per non trasformare ogni apparizione in una rissa di flash. In questo quadro, l'eventuale etichetta al rapporto passa in secondo piano rispetto al modo in cui si stanno riavvicinando, con rispetto. Arriviamo al nodo che tutti chiedono: che cosa sta succedendo davvero? La risposta più onesta è che sta succedendo qualcosa di buono. Un'alleanza che si è rafforzata, una vicinanza che ha ritrovato i propri codici, un ascolto reciproco che si misura in scelte molto concrete: spegnere il telefono quando serve, evitare luoghi dove l'attenzione diventerebbe un peso, dirsi di no a vicenda quando la stanchezza rischia di far danno. Il resto, le definizioni, gli annunci, i titoli, potrà arrivare o non arrivare. L'importante, adesso, è il tono, non urlato, non negato, semplicemente vivo. Per leggere il presente senza distorcerlo, vi propongo 3 scenari realistici. Ritorno discreto. Il legame torna a essere sentimentale, ma resta custodito. Pochi segnali, gesti concreti, quasi nessuna esposizione. È lo scenario coerente con le ultime settimane: fiori sul set, rispetto dei tempi, zero proclami. Complicità stabile. Non un'etichetta romantica, ma un'alleanza che continua a crescere. Si sta vicini, ci si sostiene, ci si protegge. L'amore può avere molte forme, questa è una di quelle che durano. Nuova collaborazione creativa. Se e quando arriverà la storia giusta, potrebbero tornare insieme sullo schermo. Non una replica nostalgica, ma un progetto capace di offrire loro sfide diverse. Qui, però, comandano i copioni, non gli hashtag. In tutti e 3 i casi, la parola chiave è la stessa: tempo. Tempo per capire, per ricostruire fiducia, per scegliere progetti che non travolgano. È una parola poco spettacolare, ma è l'unica che trasforma le ipotesi in strade percorribili. Chiudo con un'immagine semplice, l'unica che davvero mi sembra contare. Un corridoio di studio illuminato a metà, passi veloci, un assistente che chiama il prossimo Chuck. Dimet esce dal camerino, sistema le spalle, inspira. Accanto alla porta, un mazzo di fiori ancora freschi. Nessuna dichiarazione, nessun tappeto rosso. Solo un promemoria silenzioso: sei vista, sei rispettata, sono qui. Che il biglietto lo abbia scritto Kenyome o no, questo è il linguaggio che vale adesso. Ed è il motivo per cui, forse, questa storia merita di essere lasciata crescere con la stessa cura con cui è stata riaperta. Se questa ricostruzione vi è piaciuta, ditemi nei commenti quale scenario vi sembra più vicino alla verità di Can Yaman e Dimet Özdemir. Preferireste un ritorno ufficiale o pensate che il valore stia nel tenere lontano il rumore finché non sarà il momento? Leggerò tutto e porterò nel prossimo video le riflessioni più lucide. E non dimenticate, mi piace, iscrizione e campanella. Qui non inseguiamo i rumor, li mettiamo in ordine.